Ciao a tutti, allora è arrivato il momento di parlare delle barre per le top bar, per autocostruirsele. Vi farò vedere vari tipi e modelli che più o meno hanno la stessa funzione e vedremo come arrivare da questa qui, che è la tavola e sono le sottomisure. Questa ogni tavola da 4 metri, calcolate, sono tutte misure diverse, però per farvi capire, da 10 cm per 4 metri vi viene a costare sulle 4 euro, ok? E ce ne fate abbastanza, insomma. Questa qui è una già sfilatura da questa qui, però esistono, oltre le sottomisure, vengono chiamate le cantinelle, che costano 3 euro l'uno, sono 5 cm per 2,5 per 4 metri e costano sulle 3 euro. Questi prezzi vi dico da me, poi ci possono essere delle variazioni. Le cantinelle potrebbero essere buone per chi non ha una circolare, però c'è molto spreco, quindi conviene sempre, sia per il prezzo che per far uscire più barre, comprare le sottomisure, magari trovando la misura che è più adatta a noi, al nostro scopo. I tipi di barre che vi voglio far vedere sono questa e quella senza i listelli di Garrett, quindi io ho scelto la misura di 35 mm perché ho fatto una via di mezzo fra le varie scuole di pensiero delle barre senza listello di Garrett. Questa volevo farvela vedere perché è una delle prime che ho fatto io, che è, diciamo, la misura quella giusta, quella canonica, che dovrebbe essere praticamente 28 per 28, però qui c'è uno spreco di legno importante perché le tavole da 28 non si trovano, quindi diventa molto dispendioso, ok? Quindi io queste qui le ho abbandonate praticamente dopo le prime arnie che ho fatto, però ve le posso far vedere per questa idea qui della maniglia che può essere molto utile. Vedete il cordino battuto con la vite, è molto comoda. E volevo farvela vedere per il fatto che non ho mai messo né la cera né il pezzetto di legno come in queste, e le api hanno costruito benissimo lo stesso perché comunque si attaccano all'interno, quindi potete fare anche solo il canale. Questi sono i tipi che ho fatto dopo, vedete, rispetto a questa sono più basse, ma funzionano benissimo, benissimo lo stesso, quindi le potrete fare con le tavole da 2,5 che costano molto poco, vedete? Solo che qui io ho piallato, ok? Cosa che invece non faccio più, perché oltre ad avere un appiglio migliore per le api, risparmiamo come spessore. Tanto c'è un po' di imprecisione, ma non è un problema. Queste sono le cose fondamentali che volevo farvi vedere, e poi adesso andremo a vedere come farla con il minimo possibile di attrezzatura, il più possibile a mano, così chi non giustamente non vuole attrezzarsi, che magari ne farà soltanto una di arnia o due, può fare tutto senza spendere troppi soldi in attrezzature. Comunque, quello che posso dirvi è che una sega circolare, da quelle da banco, diciamo, da trasporto, partono dalle 150 euro in su. L'importante è che abbia nella parte superiore quello per sfilare, ok? Quindi deve essere troncatrice e sfilatrice, e costano dalle 150 in su per poter fare le barre meglio, in modo che si possono anche sfilare a misura, ok? Se no dovete almeno farvi sfilare le tavole da un falegname, ok? Io diciamo che parto da questo punto qui, ipotizzando che ve le siete fatte, il minimo indispensabile, ve le siete fatte sfilare da un falegname, e partite da questo qui senza attrezzature e poi andiamo a vedere. Allora, lo scopo principale sarebbe quello di arrivare a questo con il minor utilizzo di attrezzatura, ok? Quindi dobbiamo fare prima di tutto questo, che è l'appoggio sull'arnia, ok? Sono 23 mm, segniamo. Allora, io utilizzerò una sega giapponese, vabbè, questa non è di qualità altissima, quindi la potete trovare anche a poco prezzo. Diciamo che quelle veramente giapponesi di un certo livello, una così costa già sulle 50-60 euro. Comunque questa che ho pagata 12 euro, quindi
si può trovare anche così. E poi ci servirà una pianuzza, un pialletto, ok? Per fare queste qui, senza avere una tupì o una circolare con la sega orientabile, ok? L'unica cosa che non potremo fare senza circolare è il canale, questo qui interno, ma vediamo come possiamo aggirare questo ostacolo. Allora, quindi dobbiamo andare a fare il taglio in diagonale, ok? Ovviamente non sarà una misura precisissima, potete fare a occhio, oppure se volete ve lo segnate. Io farò un po' ad occhio, tanto non è una cosa. Allora, ecco, questo è il taglio in diagonale. Adesso dobbiamo levare questo pezzo qui, che è più o meno 6-7 mm, ok? Allora, adesso dobbiamo andare a togliere questo, lasceremo un centimetro e 7, che è più che sufficiente come spessore. Se avete una squadretta come questa ve la consiglio perché funge anche da truschino, ok? Quindi prendiamo la misura, questa qui, e ce la riportiamo qui, così. Ecco qua. Possiamo segnarlo anche dall'altra parte, così. Ecco fatto. Vado a rifinire. Allora, ovviamente ci vuole un po' di manualità e sicuramente ci vorrà tempo. L'idea di farne una trentina così è pesante, però è l'unico modo. Ok, adesso faccio l'altro lato. Questo è il risultato. Ok, vedete? E questo è quell'altro. Come vedete, ci siamo. Questo ha un angolo di 45 gradi, a occhio, ma potete fare come volete. Non è molto importante. Serve solo per non far cadere la barra all'interno dell'arnia. Facciamo prima. Ecco fatto. Ok, pronta anche questa. È quasi finita adesso. Dobbiamo fare la scanalatura. Questa è importante, questa è l'unica cosa che io ho sempre mantenuto, perché quando sono vicine le due, adesso vi faccio vedere con quest'altra, le due barre, vedete? In questa maniera si crea un canale più o meno profondo a seconda di come lo fate, e le api più difficilmente tendono a costruire in mezzo, capito? Si attaccano più volentieri alla parte che sporge di più, ok? Quindi questo è quello che veramente aiuta a non far costruire i favi attaccati, più che questa qui, ok? E questo lo faremo con il pialletto, che è molto più facile, ma anche qui vi dovrete mettere un limite, almeno nella parte piatta qui. Nella parte interna non c'è problema, potete anche farla venire quasi a punta se ci riuscite, ok? Però qui vi dovete segnare praticamente che deve arrivare alla stessa altezza, i famosi 1,7 cm, ok? Non deve superare questo, perché altrimenti c'è poco appoggio tra una barra e l'altra e potrebbero scoppiare più facilmente con le escursioni termiche di caldo e freddo del legno, che il legno poi si muove e si gonfiano e scoppiano, ok?
si alzano, quindi più c'è spessore ai lati e meglio è. È vero che più sono doppi e più è difficile mandare via le api, però qui oltretutto questa è la barra quella senza listello di carret, quindi dobbiamo fare più attenzione. Però quando voi infilate le barre, se invece di accostarle, le accostate dall'inizio e le fate scorrere, evitate di schiacciare tutte le api, anche se non avete gli stelli. Andiamo a segnare sempre con questa qui. Allora io adesso la devo modificare perché mi serve da sopra. Vedete, questa allentate la vite, è proprio un troschino, devo dire comodissimo. Ecco, appoggiamo e ce la segniamo. Così non andiamo oltre. La parte interna è poco importante. Scegliete un'angolazione. Questo lo può fare chiunque. Certo, dopo acquisite un po' di manualità, dovete cercare di mantenere la stessa angolazione, ok? Poi più diventa largo e più è facile. Guardate sempre il segno. Se vi accorgete che state mangiando più alla parte finale, che è normale, cercate di fare prima qui e di alzare. Quando vedete che siete già arrivati, la tirate su, così mangiate solo dove serve. Ecco qua, vedete al centro ce n'è un po' di più, fate questo lavoro. Ecco qua, non so se si vede, eccola, vedete? L'importante è non superare, se state un po' sotto non fa niente. E poi piano piano vi impratichite, vedete si vede ancora un po' il segno della matita. Ok? Possiamo dare un'altra botta. Ecco fatto. Direi che può andare bene. Adesso dobbiamo fare il lato di qua. Andiamo. Questo ve lo lascio a tempo normale per farvi rendere conto che una volta presa la manualità adesso io ce l'ho impostata che mangia molto poco. Ho montato un pochino, se no non finisco più. Ecco fatto. Ok, quindi come vedete ci saranno i due scivoli e questo qui rimane bella ruvida che aiuta le api ad attaccarsi. Allora, questa in teoria sarebbe finita. L'unico modo per aiutare, se non ci fidiamo a lasciarla liscia così, le api è o il filo oppure aver fatto, se abbiamo la circolare con la sfilatrice, in precedenza il canale con la macchina qui, che va fatto prima di fare questi smussi, ok? Perché sennò non avete più il piano d'appoggio buono per fare il canale. Quindi una volta fatto il canaletto, se avete la circolare con la sfilatrice, state a posto così, basta farlo scendere di 4-5 mm e già va bene così. Si attaccano come vi ho fatto vedere in questa barra qui, vedete? Non c'è problema, loro infilano dentro la cera e i favi sono molto stabili, ok? Quindi l'altro modo è l'unico, è mettere il filo. Io adesso ho preso questo cordoncino, ma vi consiglio di comprare il filo quello o alimentare, ma forse costa troppo. Va benissimo anche se non è che ce ne voglia tantissimo. Va benissimo quello di Utah, ok? Prendete il filo quello da pacchi di Utah e lo fissiamo con la spillatrice. Non è che non dovete fare niente di strano. Lo mettete al centro. La spilletta con la spillatrice, lo tirate
questa centrale, e le può aiutare ulteriormente, ma ripeto, se proprio lo volete fare, ecco, fate questa cosa qui, vedete, magari ce ne mettiamo una anche, due intermedie che aiutano a tenerlo. Ecco fatto. E qui le api avranno un bel appiglio, però ripeto, con l'aiuta secondo me è molto meglio, ok? E poi si attaccheranno pure i lati. Quindi questa è una barra finita e fatta, tutta quasi a mano. Quindi questa fatta totalmente a mano, come vedete, ha veramente poco da invidiare a quella fatta con la macchina, ok? Veramente, guardate, ok? Quindi ci possiamo ritenere soddisfatti. La parte questa qui, se voi la volete fare liscia, basterà fare la tecnica del Sosujiban sopra, la spazzolate, è perfetta, non è più ruvida così, ok? Io adesso non ve la faccio vedere, tanto andate a vedere il video, magari ve lo metto sopra il link, verniciare senza verniciare, e vedete come fare. Lo fate in maniera più delicata ovviamente, tanto non dovete fare la protezione per l'acqua, ok? Però levate tutto questo pelucchio, vi viene praticamente come se fosse piallata. Parlando invece, se avete una circolare, una sfilatrice di cui abbiamo parlato prima, potete fare anche quelle con gli stelli di Garrett, perché a mano io vi consiglio di fare le barre senza gli stelli, perché gli stelli a mano non li potete fare, questi ci vuole per forza una sfilatrice e anche un bel po' di tempo da perdere, ok? Questi sono 12 x 7 mm. Questo è un campione che vi consiglio di farvi, perché vi scrivete l'ordine di esecuzione, così farete prima le prossime volte quando le rifarete, ok? Quindi se avete il macchinario potete anche fare queste e farvi il campione come vi mostrerò. Se vedete, spero, qui ci sono i numeri che indicano l'ordine di esecuzione, ok? Vedete, io ci ho scritto ordine tagli, quindi sfilate a 28, ok? Poi, come vedete qui, il primo taglio da fare è questo qui in diagonale. Se avete una circolare con la regolazione dell'angolatura, ve la fate a 45. Se non ce l'avete, questo qui ve lo potete fare comunque a mano con la sega giapponese, tanto non ha nessuna importanza la precisione di questo qui, ok? Poi, fatto il primo taglio, che è questo in diagonale, come vedete, secondo il canale questo dove andrà il regoletto, se volete, oppure lasciate il canale libero così, oppure ci mettete la cera, come volete. Alle api sinceramente interessa molto poco, o il regoletto o lasciate libero senza niente, ok? Quindi secondo il canale. Poi terzo, lo smusso, cioè questo qui che io ho fatto col pialletto, lo farete con la sega se si regola. Io ci avevo messo anche i gradi, eccoli qua. Questa l'ho fatto a 35, vedete? 35 gradi, ok? Poi potete anche farlo come volete voi, non è una regola scritta, insomma, ok? Queste sono misure che ho fatto io per adattarle, ok? Quindi calcolate 30-35 gradi. Poi, fatto il numero 3, andiamo a vedere, c'è il numero 4. Il numero 4 sulla circolare lo farete in questo modo, con la battuta qui, e la passate che sfiora l'altezza del taglio che avete fatto in diagonale, e fate saltare questo pezzo e la barra è finita. Questo con il macchinario. Io direi che è più o meno tutto. Ciao da Renato Toppari, iscrivetevi e mettete mi piace, mi raccomando. Se avete domande non esitate. Ciao, grazie a tutti.